Buongiorno Ninja Tavola e benvenuti in un nuovo video. Lunedì 20 agosto, le 8:39 del mattino. Oggi tipologia diversa di video ragazzi, perché oggi sarà un vlog video diciamo. Non sarà un mio solito video in cui mi vedrete solo a mangiare, ma sarà un video in cui vi farò vedere cosa faccio il giorno dopo il mio cheat day. Allora, se mi seguite in Instagram, anzi se non lo fate iniziate a farlo fin da subito, mi trovate con il nome VGThomas 1987, come potete leggere qui. Questo perché? Perché se già mi seguite in Instagram potete sapere che la settimana scorsa sono stato in Toscana con gli amici e ho avuto praticamente ogni giorno un cheat day. Mi sono riempito di fiorentine, ne ho mangiate 2 da 1 chilo, gelati, pizze al cinghiale, alcol ne ho bevuto a fiumi ragazzi, birre, vino, amari, una cosa assurda. E per di più non sono mai stato in palestra, dato che la mia palestra era chiusa e dato che comunque ero in Toscana. Ho fatto ogni giorno una corsa di 12 km, ma comunque non ho di certo bruciato le calorie che poi inserivo durante la giornata. Quindi oggi voglio farvi vedere come mi comporto il giorno dopo un cheat day. Allora, molto semplice, iniziamo subito da dire che bisogna vedere cosa intendete per cheat day, perché nel mio caso per me un cheat day vuol dire mangiare minimo 10.000 calorie. Non può essere un cheat day quando mi mangi solamente 3.000 calorie di junky food. Ci sta, però questo video riguarda più le persone che il giorno prima si sono concessi un paio di pizze, 2 piatti di pasta, 2 gelati, una cosa un po' ipercalorica diciamo. Oppure questo video può interessare le persone che sono appena tornate da una vacanza, che hanno avuto una settimana di relax, che non si sono allenati in palestra, che si sono lasciati andare a tavola. Bene, questo video può anche riguardarvi insomma e magari aiutarvi. Allora, prima cosa da fare è svegliarsi e direte sì, grazie, cazzata. No, fidatevi ninja. La prima cosa da fare è svegliarsi, perché se venite da una serata in cui avete mangiato un sacco e soprattutto magari bevuto un sacco, il mattino dopo, se non lavorate da domenica, direte ok, mi sveglio alle 8 e sarete una pezza, non riuscirete ad alzarvi. In questo caso dovete alzarvi, alzatevi, andate giù in cucina, fate un giro, state 10 minuti in piedi e vedrete che comunque, anche se contro voglia, comincerete la giornata. Seconda cosa da fare è il check del fisico. No, questa è una cosa che potete anche evitare. Questa è una cosa che faccio io perché ormai è diventata la nostra prassi e comunque voglio farvi vedere come sono tornato da una settimana di sgarri senza allenamenti oltretutto. Quindi, check del fisico. Via la cannotta. Come potete vedere ninja, si vede il risultato di una settimana di sgarri e una settimana senza palestra. Seconda cosa da fare, e questo lo dovete fare tutti, check del peso. Oh my gosh, 72,8, il che vuol dire 7-8 kg accumulati. Se già mi seguite sapete che il mio peso forma quest'estate è stato intorno ai 65-66, il che vuol dire che ho accumulato 7 kg in una sola settimana. E qui direte è impossibile. Infatti da una parte è impossibile perché vi posso garantire ragazzi che la maggior parte di questi sono liquidi, è ritenzione idrica, è normale. E infatti quello che voglio farvi vedere in questo video è come perdere questi 7 kg in una sola settimana. Però ovviamente dovete avere preso questi chili in una sola settimana, non potete perdere 7 kg accumulati in un mese di sgarri, qui non funziona più. Quindi ricapitolando, svegliati, ci siamo svegliati, check del fisico, l'abbiamo fatto, check del peso, l'abbiamo fatto e ora ninja cambiamo location. Voilà, in cucina. Ed è già ora di mangiare, direte ninja. No, prossimo step ragazzi è bere tanta acqua. Questo perché? Perché prima cosa da fare dopo un vostro cheat day è eliminare i liquidi che avete accumulato con questo cheat day. Quindi bere tanta acqua, ve lo consiglio. Fare una bella sudata in palestra e bere acqua. Questo è il modo migliore di eliminare i liquidi che avete accumulato. Quindi acqua. Questo è tutta l'acqua che andrò a bere oggi. Sono ben 4 bottiglie da 2 litri, cioè 8 litri. Vi consiglio di bere bottiglie appunto perché così vedrete quanta acqua andrete a bere. Se usate una borraccia, riempitela sempre fino all'orlo e contatele. Comunque dovete sforzarvi di bere, è molto importante. Io adesso partirò con una bottiglia, ne berrò giusta 1,5 litri e vi posso garantire che questo mi aiuterà di certo a sudare in palestra, fare tanta pipì, con la conseguente perdita di liquidi, quindi cheers. Bene, acqua bevuta.
Prossima cosa da fare è preparare il mio pre-workout e i miei aminoacidi per la mia palestra. A proposito di pre-workout, una delle tante domande che mi avete fatto ultimamente è: che pre-workout usi? Allora ragazzi, io uso questo pre-workout della MyProtein, si chiama MyPre, mi trovo molto bene, però penso che comunque potete usare qualsiasi pre-workout e potete comunque anche fare a meno di usarlo. Io lo uso perché comunque seguo un digiuno intermittente, quindi mi serve un po' di energia per andare in palestra, quindi questo è il motivo principale per cui assumo un pre-workout. La dose consigliata è di 16 grammi, 16 grammi perfetti. Poi vado con i miei aminoacidi, la dose consigliata è di 5 grammi perfetti. Aggiungo il restante dell'acqua. Una bottiglia è già andata, quindi andiamo già con la seconda. Una bella shakerata ed ecco qui pronti i miei primi 2 integratori che andrò a prendere in questa giornata. Allora, pre-workout che andrò a prendere 20 minuti prima della mia sessione di palestra e aminoacidi ramificati che andrò a prendere dopo la mia sessione di palestra. Li metto in frigo così si rinfrescano per bene. Messi in frigo comunque non si perde la tradizione. Prima bottiglia andata. Prossima cosa da fare, ninja, ovviamente caffè. Questa è una cosa che non può mancare mai. Ogni mattina caffè. Come partire la giornata con la carica giusta. Bene, una cosa che voglio fare in questo video è essere chiaro e conciso. Quindi questa è praticamente la mia colazione. Mi sveglio, acqua, bevo 1,5 litri d'acqua e un bel caffè. Poi pre-workout prima di andare in palestra 20 minuti prima, ripeto. Tutto questo perché seguo un digiuno intermittente. Se non sapete cos'è il digiuno intermittente, ve lo ripeto velocemente. Il digiuno intermittente è una dieta in cui hai 16 ore di finestra in cui non mangi e 8 ore di finestra in cui puoi mangiare. Ci sono ovviamente delle varianti. C'è chi ha una finestra di 20 ore in cui non mangia e una finestra di 4 ore in cui mangia. C'è chi anche solo mangia una sola volta al giorno. Se volete più informazioni riguardo a questo, ovviamente andate a vedervi i miei episodi del mio Summer Shredding. Quindi mi gusto il mio caffè, buonissimo, mi darà sicuramente la carica giusta. Sono quasi le 10, che vuol dire palestra time. Palestra andata e ovviamente adesso è ora dei miei aminoacidi. Super refreshing. Allora, come mi comporto il giorno dopo il mio cheat day in palestra? Ovviamente mantengo la mia scheda, cioè mi alleno come sempre ragazzi, non cambio nulla, tengo gli stessi pesi, tengo le stesse ripetizioni e tengo la mia scheda insomma. Però a fine allenamento ci aggiungo mezz'ora di cardio. Oggi ci ho aggiunto, a dire la verità, 50 minuti di cardio. Non importa che cardio usate, potete fare tapis roulant, spinning, row, quello che volete, l'importante è che fate cardio, perché comunque il giorno dopo a mio avviso è importante andare in deficit calorico. E qual è la miglior arma per andare in deficit calorico? Ovviamente il cardio. Quindi se la palestra è chiusa, ovviamente cardio, non lo saltate, questo è molto importante. Se la palestra è aperta, fate la vostra scheda, fate i vostri esercizi di pesistica e a fine allenamento metteteci il vostro cardio, una mezz'oretta, va più che bene. Comunque adesso sono le 3 del pomeriggio, io ho del lavoro da fare, mi metterò sul computer, devo montare dei video, devo rispondere a tutti quanti su YouTube, perché nelle ultime settimane in Toscana ovviamente mi sono rilassato, non ho voluto pensare a YouTube, non ho voluto spendere troppo tempo nei social network, quindi ninja io mi metto sul computer e prossima clip, giardino con un bel caffè, perché ogni tanto è giusto ricavarsi anche un momento di pausa, no? E anche perché nei digiuni intermittenti sono concessi caffè, tè e acqua ovviamente. Allora sono già quasi le 8 di sera e avendo speso le ultime 4 ore davanti al computer, adesso vado a farmi una bella camminata, perché se fate un lavoro sedentario in cui dovete spendere un sacco di tempo seduti davanti a una scrivania, alla sera trovate del tempo per andare a camminare, soprattutto dopo il vostro cheat day, perché avete bisogno di bruciare calorie, avete bisogno di entrare in deficit calorico se volete smaltire questi chili il prima possibile. Quindi mi gusto il mio caffè, vado a fare la mia camminata e noi ci vediamo finalmente a tavola. Moments later. Ed eccoci qui, ritornati dalla mia camminata. Allora, sono stato via 1 ora e 40, ho camminato per ben 10 km. Questa è una cosa che faccio ogni sera del giorno dopo il mio cheat day. Una bella camminata, 10 km, ci sta, tanto per bruciare un po' di calorie extra. Comunque, l'ultimo pasto di ieri è stato alle 10:30. Ora sono quasi le 10:30
Quindi 24 ore di digiuno intermittente oggi è una cosa molto importante, perché avendo accumulato un sacco di glucosio il giorno prima, oggi, restando a digiuno il più possibile, il mio glucosio si abbasserà, con conseguente perdita di liquidi e ovviamente di peso. E adesso è il momento che tutti stavate aspettando, l'ora di mangiare. Cosa mangio il giorno dopo il mio cheat day? Questi hamburger freschi e delicati dell'Amadori, broccoli, olio di oliva, che ovviamente userò per cucinare i miei hamburger, senza rinunciare a sale e pepe, yogurt Fage con il 0% di grassi, proteine in polvere al gusto peanut butter, zucchero stevia per dare una nota di dolce al mio yogurt Fage e nocciole. E essendo molto affamato, cucinerò il tutto alla velocità della luce. Pronti? Allora, come prima portata abbiamo questi 4 hamburger, in totale sono 400 grammi, poi abbiamo 200 grammi di broccoli e ho usato 8 grammi di olio di oliva per cucinare i miei hamburger. Viene un piatto sano e salutare, lo so, non siete abituati a vedermi mangiare questi tipi di piatti, però come secondo piatto mi concedo questo splendore. Questa tazza è composta da 550 grammi di yogurt Fage, 50 grammi di proteine in polvere al gusto peanut butter e 15 grammi di nocciole sgusciate, e ci ho aggiunto anche 2 cucchiai di stevia, tanto per dare una nota di dolce. Vi posso garantire che questa cosa è una bomba. Provatela. Allora, prima di fondarmi a mangiare, voglio mettervi le calorie totali e i valori nutrizionali totali che mangio di solito durante la settimana. Ve li metto proprio qui. Come potete vedere dai macronutrienti, questa è una dieta high carb e low fat. Cosa faccio il giorno dopo il mio cheat day? Ovviamente faccio uno scarico di carboidrati, quindi abbasso i miei carboidrati intorno ai 25-50 grammi, mentre rispetto la quota dei miei grassi e delle mie proteine. Quindi vi metto le calorie totali e i valori nutrizionali totali di questo pasto proprio qui sopra, in modo che possiate vedere che comunque è uno scarico di carboidrati. Sono le ore 11:09, ho la mia quarta bottiglia di acqua di oggi, forchetta, coltello per il mio primo piatto, cucchiaio per il mio secondo piatto e ninja, cominciamo perché ho una fame bestia. Ed ecco qui, hamburger e broccoli, semplici, salutari e per oggi direi anche buoni. Che dire, ogni tanto è buono anche mangiare hamburger e broccoli, non è male, ogni tanto ovviamente. L'ultimo boccone di questo sano e salutare piatto, buonissimo. E ora è arrivato il momento di un po' di dessert. Vi consiglio vivamente questa combinazione perché se avete voglia di dolce e siete low carb, vi posso assicurare che questo miscuglio sazierà la vostra voglia di dolce. Fidatevi, è scientificamente testato, anche perché funzionerà con me, quindi. Ed ecco qua ninja, potete vedere anche la consistenza meravigliosa, dovete provare. Amazing, buonissimo, fidatevi. Troppo buono, sembra di mangiare peanut butter. Vedete, la dieta è semplice e ti puoi anche divertire il giorno dopo il tuo cheat day, basta essere intelligenti. Davvero ninja, è una cosa straordinaria. Davvero come mangiare gelato al peanut butter, però con una consistenza un po' più forte. Davvero amazing, dovete provarlo. E salutare allo stesso tempo. E l'ultimo boccone di questa fantastica delizia. Amazing, mi ha veramente tolto questa pazza voglia di dolce. Come sempre, finito il mio primo pasto della giornata, in questo caso anche l'ultimo, omega 3 e multivitaminico, una pillola cada uno e anche la quarta bottiglia di acqua.
è andata. E in poche parole questo è quello che faccio il giorno dopo il mio cheat day. Quindi ricapitolando, i suggerimenti che vi posso dare sono: bere tanta acqua in modo da eliminare il sodio accumulato dal vostro cheat day. Ovviamente andare in palestra e a fine allenamento aggiungere una sessione di cardio, una mezz'oretta può andare bene. Digiuno intermittente in modo da passare il più velocemente possibile il glucosio accumulato nel vostro sangue del vostro cheat day. Se il vostro lavoro è sedentario, alla sera vi consiglio una bella camminata e alla fine, per quanto riguarda la parte alimentare, vi consiglio uno scarico dei carboidrati. Ninja da tavola, adesso vi mando una buonanotte, io vado a riposare perché sinceramente sono anche un po' stanco e noi ci vediamo domani mattina per il check del fisico e il check del peso e vediamo se siamo riusciti a perdere un po' di peso. Notte ninja! Buongiorno Ninja da tavola, martedì 21 agosto, le 9:13 minuti. Questa mattina non mi sarei mai svegliato. Ho dormito davvero di gusto, però ho ancora un sacco di sonno. Devo dire che in Toscana non ho dormito molto, quindi ho un po' di ore di sonno da recuperare, ma recupererò anche queste. Intanto vediamo se abbiamo perso un po' di liquidi, quindi check del fisico. Qui è la mia maglia. Direi già meglio rispetto agli ieri ninja, no? E il check del peso. 75 che vuol dire già 2 kg persi, molto bene. Se io volessi adesso oggi andrei ancora con un altro low carb e potrei perdere tranquillamente un altro chilo e mezzo. Però facendo così la mia dieta diventerebbe davvero troppo aggressiva e rischierei anche di perdere comunque massa magra. Quindi come mi comporterò con la mia dieta durante questa settimana? Semplicemente ritornerò alla mia solita dieta, cioè la mia dieta low fat e high carb. Vi metto qui le calorie totali e i valori nutrizionali totali che andrò a usare questa settimana. Però sempre queste calorie e questi macro fino al mio prossimo cheat day, ma il giorno prima farò un altro scarico dei carboidrati, esattamente come ho fatto la giornata di ieri. Spero che vi sia piaciuto anche questo video, spero di avervi dato dei consigli utili. Prima di chiudere, come sempre, volevo ricordarvi che se volete stare con me durante la settimana, se volete vedere i miei allenamenti, se volete vedere la mia alimentazione, se volete vedere le cazzate che pubblico, iniziate a seguirmi in Instagram. Mi trovate con il nome VGThomas1987. E la cosa più importante, se non vi siete ancora iscritti al mio canale, fatelo immediatamente. Cliccate proprio qui. Ninja da tavola, è arrivato il momento di chiudere il video. Noi ci vediamo la settimana prossima appunto con un nuovo video. E nel frattempo, stay fit and stay hungry.